Oggi studiamo il verbo piacere, che in italiano ha una costruzione un po' particolare e diversa da molte altre lingue. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, così potrai studiare questo verbo da solo dopo questo video. Iniziamo! Quando vogliamo usare il verbo piacere in italiano, dobbiamo partire dalla parola che segue il verbo. In questi casi abbiamo il gelato, i gatti e viaggiare. Il gelato è un sostantivo singolare, i gatti è un sostantivo plurale e viaggiare è un verbo all'infinito. Usiamo per il gelato e viaggiare la stessa coniugazione di piacere, cioè piace, piace. Mi piace il gelato, mi piace viaggiare. Ma per i gatti, che è un nome plurale, dobbiamo usare il plurale, cioè piacciono, piacciono. Mi piacciono i gatti. Usiamo la coniugazione piace se dopo abbiamo un nome singolare o un verbo all'infinito. Usiamo la coniugazione piacciono se dopo abbiamo un sostantivo plurale. È necessario partire dalla parola dopo il verbo per capire se usare piace o piacciono. Quando dovete scegliere tra piace e piacciono, guardate bene che cosa segue il verbo. Un nome singolare? Allora usiamo piace. Un nome plurale? Allora piacciono. O un'attività? Un verbo? Allora piace. Questo perché il verbo piacere in italiano ha una costruzione al contrario. Infatti, la cosa o la persona per cui noi proviamo attrazione, che ci piace, è il soggetto della frase, che determina se il verbo è singolare o plurale. Invece la persona che prova il piacere è espressa con un pronome indiretto. Cosa significa? Significa che questo mi vuol dire a me. A me piace il gelato, o meglio, il gelato piace a me. A me piacciono i gatti. I gatti piacciono a me. Se voi pensate al contrario, dalla fine della frase è più semplice. Ed ecco perché non possiamo dire in italiano io piace il gelato o tu piacciono i gatti, perché dobbiamo usare un pronome indiretto. A me oppure mi. A te oppure ti, a lui oppure gli, a lei oppure le, anche formale, a noi oppure ci, a voi oppure vi e a loro oppure gli. Possiamo anche usare naturalmente un nome proprio come Marco o Giulia, ma prima dobbiamo aggiungere la preposizione a. Quindi avremo a Marco piace il calcio, a Giulia piace la Formula 1. Non possiamo dire Marco piace il calcio e non possiamo dire Giulia
piace la Formula 1. Attenzione alla forma negativa. Se usiamo i pronomi indiretti mi, ti, gli, le, ci, vi e gli, il non va prima del pronome. Abbiamo quindi non mi piace il caffè. Non mi piacciono i fiori. Non possiamo dire mi non piace il caffè, che è un errore molto comune. Se invece usiamo la forma estesa, quindi a me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi e a loro, il non va tra a me e piace o piacciono. Avremo quindi a me non piace il tè. A te non piace il tennis. Facciamo adesso un piccolo esercizio insieme per vedere se avete capito quando usare piace e quando usare piacciono. Potete mettere in pausa il video se avete bisogno di pensare più a lungo. Marco, ti correre al parco? Piace. Correre è un'attività, è un verbo all'infinito. Allora usiamo piace. A Luisa non gli animali. Piacciono. Gli animali è un sostantivo plurale. Allora usiamo piacciono. A me e Martina guardare le serie TV. Piace, anche guardare è un verbo, un'attività, quindi usiamo piace. Signora, i quadri di Caravaggio? Piacciono, perché i quadri è un sostantivo plurale e attenzione che questa frase usa la forma formale lei. Signora, le piacciono i quadri? Non mi gli gnocchi. Piacciono, anche gli gnocchi è un sostantivo plurale. Ai miei figli la pasta al pomodoro. Piace, la pasta è un sostantivo singolare. Ragazzi, vi giocare a tennis? Piace, perché giocare è un verbo all'infinito. Allora usiamo piace. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine del video. Io spero che ora piace e piacciono siano chiarissimi per voi. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace e di seguire il canale perché mi aiuta tantissimo qui su YouTube e scaricate anche il PDF gratuito perché così potete studiare piace e piacciono da soli dopo questo video. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima video lezione.